Si è ufficialmente concluso il pomeridiano di Amici 25 ed è andato tutto come previsto perché praticamente tutti gli allievi, ad eccezione di una, hanno avuto accesso al serale. Adesso voglio dirvi il mio pensiero a riguardo, però prima vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Bene, come dicevo, tutti gli allievi nell'ultima puntata del pomeridiano, anche se il continuo va in onda lunedì, quindi il giorno seguente, hanno avuto accesso al serale. Dovevano essere soltanto in 12, invece sono 17, addirittura molti di più rispetto agli ultimi anni, che erano stati 15 o 16, adesso ce ne ritroviamo 17. Sono 10 cantanti e 7 ballerini. La decisione nasce dalla presa di posizione di Anna Pettinelli, che voleva assolutamente portare al serale Opi, quantomeno, se non più di uno dei suoi allievi, e quindi per la situazione di stallo che si era venuta a creare, visti i reiterati no di Anna Pettinelli agli altri allievi degli altri professori e anche quelli degli altri professori nei confronti dei suoi di allievi, praticamente la produzione ha deciso di fare un passo indietro e di allargare questo campo. Ma è davvero così oppure no? Beh, io penso, e questo lo sapete bene, almeno chi ha seguito i miei video precedentemente lo sa bene, che io ho sempre nutrito dei forti dubbi su questo limite dei 12 allievi, perché un serale come quello di Amici con 3 squadre difficilmente si può comporre di soli 12 allievi, perché se fossero tornate le 2 squadre io avrei tranquillamente creduto sulla possibilità di avere 12 allievi al serale, ma con 3 squadre non siamo ad X Factor dove abbiamo 3 allievi, 3 concorrenti per squadra, è impossibile perché lì si parla solo di canto, qui si parla di ballo e quindi non può una squadra avere solo un componente del canto e 2 di ballo o viceversa, perché quella sarebbe stata la situazione più o meno, o comunque 2-2. Quella era la linea che poteva essere seguita con soli 12 concorrenti. Per questo motivo io penso che questa decisione non sia stata estemporanea, non sia frutto della situazione di stallo che si è venuta a creare, bensì io credo che fosse tutto previsto dall'inizio, che comunque magari non volevano portarne 17 di allievi al serale, ma penso che almeno 15 avevano già deciso di portarli tranquillamente come di regola e di norma, perché per affrontare le 8 o 9 puntate del serale non lo so perché ancora non c'è una data precisa di inizio. Suppongo che possa essere il 21 marzo a questo punto, visto che il pomeridiano si è già chiuso l'8. In caso contrario si sarebbe chiuso il 15 per un inizio magari la settimana successiva, quindi il 28 di marzo. Quindi la data da cerchiare in rosso, vista anche la chiusura di C'è Posta per te già questa settimana, penso che possa essere proprio il 21 di marzo. Ma al di là di questo, non so poi quante puntate durerà, potrebbero essere 8 o 9, almeno la tendenza degli ultimi anni è stata questa, però per me è tutta una messa in scena per generare maggiore hype, perché chiaramente se il pubblico, così come gli allievi, sanno che ci sono soltanto 12 maglie in gioco, gli allievi si impegnano di più a dare il massimo per cercare di conquistarla il prima possibile. Che poi, tra l'altro, per come era iniziata la puntata, cosa avrebbero fatto? Se avessero assegnato le maglie ai primi ad esibirsi, gli altri sarebbero rimasti a bocca asciutta semplicemente perché si esibivano dopo? Mi sembra molto strano. A loro non sarebbe stata data una possibilità semplicemente per una questione cronologica, perché si esibivano più dopo rispetto ad un altro. Mi sembra veramente una roba molto molto banale e non corretta nei confronti dei concorrenti. Proprio per questo motivo sì, hanno fatto quell'esperimento, ma penso che fosse sempre tutto una sorta di cosa predeterminata, prestabilita e organizzata. Proprio per questo motivo penso che avessero già deciso quale fosse la linea da prendere e che quindi gli allievi ad andare al serale sarebbero stati quelli. In tempi non sospetti io avevo detto che con Michele, Angie e Lorenzo Salvetti, Lorella Cuccarini era in una botte di ferro per quanto riguarda il canto e tutti e tre potevano tranquillamente andarci, soprattutto Michele, visto che aveva avuto quella crescita, perché su Lorenzo Salvetti ed Angie io avevo ben pochi dubbi e infatti sono andati entrambi, quindi proprio per questo motivo credo che insomma alla fine è finito un po' tutto a tarallucce e vino. Hanno fatto tanto rumore per niente e mi ricollego al discorso che stavo facendo pochi istanti fa sull'hype. Perché per gli allievi, l'ho già detto, ma per il pubblico venire a conoscenza del fatto che ci sono soltanto 12 posti a disposizione, ovviamente con un totale di 18, 19
concorrenti in questo caso erano 18, perché è stata soltanto Giulia l'unica ad essere eliminata, e poi arriverò anche a questo punto, ovviamente fa crescere l'attesa negli spettatori per capire e per sapere se il loro beniamino, comunque l'allievo, il cantante, il ballerino o la ballerina per cui fanno il tifo, andranno al serale oppure se verranno eliminati prima. Per carità, questo è un mio pensiero, non ci sono prove e dati di fatto, però onestamente faccio molta fatica a pensare che se metti un limite di 12 concorrenti poi lo allarghi addirittura a 17, ne fai entrare addirittura a 17, quindi per me questa pantomima è stata organizzata già da prima ed è servita appunto per aumentare quello che era l'hype. Non a caso si è conclusa soltanto nell'ultima puntata di Amici, perché vista la situazione avrebbero potuto tranquillamente prendere questa decisione, questa scelta anche qualche puntata fa, almeno 2 puntate fa, ma non è stato così. Invece l'hanno portata alle lunghe, fino alla fine, fino all'ultima puntata del pomeridiano, per appunto generare hype. Per carità, è una cosa ampiamente possibile e legittima, perché si tratta di un programma televisivo e ognuno adotta le strategie più opportune per riuscire a portare più spettatori possibili dalla propria parte a seguire il programma. Quindi non critico la strategia più che legittima, critico semplicemente il fatto che venga fatta passare come una decisione estemporanea e presa all'improvviso, quando invece secondo me è tutt'altro. Ripeto, è un mio pensiero, magari verrò smentito, però io dicevo dall'inizio che per me 12 concorrenti erano troppo pochi e alla fine infatti ce ne ritroviamo 17 e presumibilmente almeno per 3 puntate avremo una doppia eliminazione nel serale. Praticamente ci ritroviamo con 10 cantanti, 7 ballerini, come ho già detto. Tra i cantanti abbiamo di Lorella Cuccarini, li ho già elencati, sono Michele, Angie e Lorenzo Salvetti. Per Rudy Zerbi abbiamo Caterina, Elena, Riccardo e Plasma. Per quanto riguarda invece Anna Pettinelli abbiamo Opi, Gard e Valentina. Per il ballo Manuello ha 2 allievi, che sono Chiara e Alessio. Veronica Peparini ha Simone e Alex, e Alessandra Celentano invece è l'unica che ne ha 3, con Emiliano, Antonio e Nicola. Quindi l'unica eliminata è stata Giulia. Chiaramente io pensavo che qualcuno andasse fuori, non mi aspettavo che arrivassero in 17, pensavo che andasse fuori almeno uno per categoria, quindi uno del ballo e uno del canto, per arrivare più o meno a 15-16, magari a 16 se fosse uscito un altro, eventualmente se fossero usciti invece 2 cantanti magari a 15, però mi aspettavo una situazione molto molto simile. Mi dispiace per Giulia perché è brutto quando si è l'unico escluso, insomma, no? Anche se si tratta comunque di una competizione, di un programma televisivo fatto e basato su quel meccanismo, però vedere che tutti quanti accedono al serale e che tu sei l'unica invece a uscire di scena prima del serale, ad un passo dal serale, sicuramente fa male ed è brutto. Però purtroppo evidentemente i professori non l'hanno ritenuta all'altezza di affrontare un palco del genere. Io credo che abbia soprattutto delle fragilità a livello emotivo piuttosto che di danza, quindi forse la decisione nel complesso tra quanto visto a livello tecnico e di ballo e quanto visto anche dimostrato a livello emotivo e caratteriale abbia fatto un po' la differenza e abbia portato all'eliminazione di Giulia. A questo punto aspettiamo con ansia e trepidazione l'inizio di questo serale per capire poi quali saranno le gerarchie, perché innanzitutto i giudici del serale ancora non sono stati annunciati. Si è parlato molto, si sono fatti diversi nomi, però al momento non c'è ancora nulla di ufficiale. Quindi io sono molto curioso di capire chi saranno quei giudici, perché poi in base alle prime puntate capiremo anche l'andamento e le preferenze, quindi anche chi può arrivare fino in fondo e chi invece probabilmente si fermerà molto prima o comunque anche ad un passo dalla finale, ma la finale è molto lontana, si parla più o meno di metà maggio. Di solito se andiamo in linea di massima a fare un bilancio in base a quelle che sono state le ultime edizioni dovrebbe essere il 17 maggio, il giorno subito dopo l'Eurovision, visto che l'Eurovision c'è il 16 e quindi andrebbe in onda di domenica 17. Non so se questo anticipo di una settimana possibile al 21 marzo possa portare anche ad un conseguente anticipo della finale eventualmente, quindi a quel punto non sarebbe credo il 10 di maggio perché sarebbe domenica, ma potrebbe essere tranquillamente sabato 9 maggio. Ma adesso siamo nel campo delle ipotesi e ci siamo portati molto avanti. Per ora quel che è certo è che abbiamo tutti gli allievi ammessi al serale tranne Giulia ed è finito tutto a taralluce e vino, tanto rumore per niente, perché da 12 gli allievi sono diventati 17. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.